Gli anni precedenti alla prima guerra di mafia sono gli anni in cui la mafia ufficialmente non esiste. Un tema da eludere in ogni ambito. La mafia non esiste. Tra i pochi a rompere il silenzio sono in Sicilia i giornalisti del quotidiano L'Ora di Palermo. Nel 1958 il quotidiano inizia a pubblicare una serie di articoli inchiesta sui contatti tra politici locali e boss mafiosi. La sede viene colpita da un attentato, ma nonostante la bomba, l'indagine giornalistica non si ferma e fa molto rumore nel resto del paese. Nel 1961 John Kennedy inasprisce la lotta a Cosa Nostra d'Oltre Atlantico. Nomina il fratello Robert a capo di una sezione criminalità organizzata e divisione fiscale contro la malavita organizzata. L'azione di Robert Kennedy è da subito incisiva e porta ad un aumento vertiginoso delle sentenze antimafia, nonché del numero di agenti FBI messi sul campo. Se nel 1959 vi erano 400 agenti dell'FBI impegnati contro la minaccia interna comunista e solo 4 per i reati di stampo mafioso, nel 62 questi ultimi arrivano a 140 unità. Durante il 1962, in Sicilia, in particolare a Palermo, vige una pax mafiosa, una tregua messa in piedi in attesa di capire meglio quali effetti concreti avrà l'imminente costituzione della Commissione parlamentare antimafia, che a quell'epoca è limitata alla sola Sicilia. I mafiosi siciliani hanno timore che possa replicarsi in Italia quanto sta accadendo oltreoceano. I boss, precedentemente chiamati a stabilire la linea di condotta da tenere, secondo talune fonti di origine confidenziale, sono Manzella Cesare da Cinisi, Greco Salvatore detto Cicchiteddu, Badalamenti Gaetano da Cinisi, Panno Giuseppe da Casteldaccia, La Barbera Salvatore da Palermo, Leggio Luciano da Corleone. Per concorde volontà di costoro, viene deciso di sospendere ogni attività delittuosa che avrebbe potuto confermare la pericolosità della malavita associata, con impegno reciproco di rispettare la tregua da parte di tutte le famiglie mafiose della Sicilia orientale e di Palermo e provincia in particolare. La pax mafiosa, voluta per timore della prossima commissione antimafia, viene però presto rotta. Scoppia infatti quella che verrà definita la prima guerra di mafia. Le motivazioni di tale evento sono confuse fra le testimonianze di confidenti e pentiti. Sostanzialmente però le possiamo ricondurre a due tesi di fondo. La prima è quella portata avanti nel corso delle indagini del tempo, che vedevano lo scontro legato a una questione di droga. La seconda è quella sostenuta negli anni '80 dal Buscetta, per il quale il motivo era la malsopportazione da parte di Angelo La Barbera del potere della commissione. In entrambe le versioni abbiamo due punti in comune. Primo, lo scoppio è comunque legato alla morte di Calcedonio di Pisa. Secondo, i leader delle due fazioni sono indicati in entrambe le tesi in Salvatore Greco Cicchiteddu e Angelo La Barbera. Ed allora vediamo rapidamente chi sono questi ultimi. Salvatore Greco, detto Cicchiteddu, è l'erede dell'aristocrazia mafiosa e figlio del boss di Ciaculli, ucciso nella faida del 46. È indubbiamente l'esponente di una forte cosca mafiosa, dedita al traffico dei tabacchi e degli stupefacenti, come è dimostrato dai suoi frequenti viaggi all'estero, dai legami mantenuti con noti elementi della malavita internazionale, specialmente in Francia, Spagna e Nord Africa, e dalle indagini compiute dalla polizia tributaria. I Greco rappresentano la mafia tradizionale, la mafia camuffata di rispettabilità e per questo forse più insidiosa e pericolosa, e sono legati da una fitta rete di amicizie, interessi e protezioni con i maggiori mafiosi del Palermitano. E Salvatore Greco è il segretario della commissione, l'organo supremo, seppur di recente costituzione, della Cosa Nostra. Sempre secondo i confidenti del tempo, Salvatore Greco era il più importante esponente della mafia di Palermo orientale. Dico, chi c'era in questa commissione fino al 63, per esempio? La prima commissione era capeggiata
da Salvatore Greco, inteso Cicchetello. Cicchetello, che sarebbe poi un uccellino. Credo che sarebbe un uccellino, Sì. in siciliano o in palermitano, ed era composta come quella attuale, e cioè per capi mandamenti. Ma allora non si faceva chiamare capo della commissione, ma si faceva chiamare segretario, perché effettivamente era al servizio dei capi commissione, dei capi mandamenti, perché era lui che distribuiva gli appuntamenti e i giorni per fare le riunioni. Cicchetello per me fu l'immagine dei cosiddetti, non questi attuali, uomo d'onore. Era una persona saggia, una persona buona, non dedito alla violenza, sconosceva la violenza e conosceva la ragione delle varie cose della vita. Dall'altra parte, i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, apparentemente usciti dal nulla. Vengono dalla oscurità e la loro forza consiste soprattutto nella loro intraprendenza e nel seguito di una risoluta banda di sicari pronti a qualsiasi misfatto. Sono il prototipo della nuova mafia gangster di matrice americana, quella che spara facilmente, il cui alter ego è quel Luciano Leggio di Corleone. La rapida ascesa della Barbera nel mondo della malavita li induce a sconfinare sempre più rapidamente in altri settori, riservati ad altre cosche, dando luogo ad attriti e contrasti, mentre il fratello Salvatore è capomandamento per le famiglie di Borgovecchio, Portanuova e Palermo Centro. In realtà la Barbera erano sì forze emergenti che avevano scalato le gerarchie criminose sulla base della meritocrazia della violenza, ma alle spalle avevano comunque una formazione di antica scuola. Nella loro sfera di controllo ci sono personaggi discendenti di mafiosi elencati già nel rapporto San Giorgi. Pur essendo comparsi sulla scena di recente, senza mafiosi di rango nella parentela diretta, ma nei modi e nei comportamenti i riferimenti sono in linea con la tradizione. Il loro principale concorrente militare è Michele Cavataio, il potente boss del quartiere Acquasanta, che manifesta da tempo analoghe aspirazioni e si è buttato a far di testa sua, fino al punto di insidiare la stessa leadership del Greco, Badalamenti e soci. Abbiamo detto che esistono due versioni dello scoppio della prima guerra di mafia: motivi di droga, ossia la versione fornita dalle indagini del tempo, e quella del Buscetta, che riporta il tutto all'intolleranza della Barbera verso la commissione. Veniamo alla prima versione, quella fornita dalle indagini e dalle confidenze del tempo. Agli inizi del 1962, un consorzio mafioso, di cui fanno parte i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, i Greco di Ciaculli, Cesare Manzella ed altri mafiosi, finanziano una partita di droga che, arrivata in Sicilia dall'Egitto, deve poi essere spedita negli Stati Uniti. A ritirare la merce e a spedirla ai mafiosi americani è incaricato, su proposta di Cesare Manzella, Calcedonio di Pisa, uno dei più abili emissari della mafia palermitana nel campo del contrabbando e del traffico di stupefacenti, nonché membro della commissione. E di Pisa organizza una squadra fidata. A conclusione dell'operazione, però, gli americani pagano una cifra inferiore rispetto a quella attesa dai siciliani. Interrogati sulle ragioni di tale riduzione, gli americani rispondono di aver pagato solo per la quantità ricevuta. È evidente allora che qualcuno ha fatto la cresta sulla droga e ne ha consegnata una quantità inferiore. I sospetti cadono su Calcedonio di Pisa, accusato, neppur tanto velatamente, di aver trattenuto per sé la droga mancante. Convocato davanti a un tribunale mafioso, Di Pisa riesce a scagionarsi e viene lasciato in vita. Tale decisione non convince i fratelli La Barbera, che si sentono defraudati. Costoro, utilizzando la vicenda della droga trafugata, contestano la decisione del tribunale mafioso e passano alle vie di fatto. Il 26 dicembre 62 Calcedonio di Pisa è ucciso a Palermo in piazza Principe di Camporeale. Boss emergenti come La Barbera
smagnosi nella conquista di maggior potere e di denaro dal traffico di stupefacenti, si illudono di poter avere la meglio sul potere centrale, rappresentato dalla Commissione, privato in parte in quegli anni dell'appoggio di Cosa Nostra americana, fiaccata dall'opera di Robert Kennedy. Dopo il di Pisa, tocca anche agli uomini della squadra che con lui hanno ritirato la droga. 2 si salvano per miracolo dagli attentati dei loro nemici. I fatti sono gravi perché sono chiara testimonianza di una insubordinazione contro il tribunale mafioso che ha mandato assolto di Pisa. Più grave ancora è il coinvolgimento nella vendetta di Salvatore La Barbera, che ha personalmente partecipato a quella riunione. Un tale comportamento non può certo essere ignorato, né tantomeno tollerato. Molti anni dopo, una volta diventato collaboratore di giustizia, Buscetta darà una diversa versione dei motivi alla base della prima guerra di mafia. Prima di riportarla, però, è necessario partire dal presupposto che Buscetta ha sempre negato di essere un trafficante di droga e ha fatto di questo diniego uno dei cavalli di battaglia nella distinzione fra la cosiddetta mafia buona, quella degli anni 50-60, e quella seguente di fine anni 70. Nella versione del Buscetta, quindi, la droga è esclusa. Non si sa bene se per verità o per tutela del proprio personaggio. Per Buscetta, Angelo La Barbera era totalmente insofferente alla commissione. La vedeva come un limite alla sua escalation criminale, un freno al suo potere. Quella commissione che lo stesso Buscetta ha sempre rivendicato come una sua creatura, anche se della stessa non faceva parte. E proprio Buscetta, in funzione di pacere, era stato mandato dalla commissione da Angelo La Barbera per convincerlo ad entrare nella stessa. Ma per farlo, La Barbera avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di capofamiglia di Palermo Centro, carica raggiunta con la forza del sangue, diventando un semplice soldato. La Barbera, quindi, per non prendere di petto la commissione, aveva comunque deciso di inserire al proprio posto il fratello Salvatore, molto legato al Buscetta. Dall'altro lato, espressione invece massima della commissione era proprio il segretario Cicchiteddu. In sostanza, lo scontro sarebbe stato provocato dal crescente potere che i La Barbera andavano acquisendo, con l'appoggio soprattutto di Antonino Matranga di Resuttana, Mariano Troia di San Lorenzo e Salvatore Manno di Bocca di Ferro. Angelo La Barbera vedeva la commissione non come strumento di miglior gestione degli affari criminali, ma come strumento di potere di pochi, una sorta di governo ombra dello Stato mafioso, un modo per controllare i singoli boss nei loro territori. In questa spaccatura, fra uomini favorevoli alla commissione e contrari, l'omicidio del Di Pisa sarebbe stata la detonazione. A collegare la morte del Di Pisa alla Barbera, però, nella versione del Buscetta, non sarebbe stata quindi la droga, ma uno screzio, dovuto al mancato passaggio nella cosca del Di Pisa di un uomo di Porta Nuova, Anselmo. Nei confronti della famiglia, questo omicidio di Pisa? Nei confronti della famiglia di Porta Nuova, sì, perché fummo giudicati molto vicino ai fratelli della Barbera e quindi i fratelli della Barbera si sarebbero rivolti a noi per l'omicidio di Pisa. Perché l'omicidio di Pisa dove avvenne? Avvenne in Piazza Noce, se non erro. Non so se si chiama Piazza Noce, ma è alla Noce, Rione Noce. Sì. Quindi in territorio qual è? Il suo, di Pisa. Lo stesso. Ma noi, come famiglia di Portanova, siamo limitrofi della Noce, perché noi confiniamo esattamente con la famiglia della Noce, come territorio. Ma era nata uno screzio fra me e il Di Pisa per via del passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia del Di Pisa di un tale Anselmo. Questo Anselmo, cognato di un certo Raffaele Spina, chiedeva come sposa la sorella di Raffaele Spina, ma Raffaele Spina rifiutava questo matrimonio perché la madre dell'Anselmi puliva i cinema
E quindi era illogico che una sorella di Raffaele Spina si potesse sposare il figlio di una che fa la pulizia nei cinema. Io consigliai all'Anselmo di fuggire insieme alla ragazza. Quando diventò cognato di Raffaele Spina, il Di Pisa pretese il passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia della Noce, a che io mi rifiutai. Chi doveva sostenere le mie difese era Salvatore La Barbera, mio capo mandamento, perché allora il mandamento era Palermo, Portanuova, Borgo. In questo screzio ne approfittò il cavataio per sparare al Di Pisa. Agli occhi di tutti diventò l'omicidio del Di Pisa opera della Barbera. Non vero nella realtà, perché a farlo era stato il cavataio. La motivazione apportata dal Buscetta sembra evidentemente molto meno solida della precedente. Dopo la morte del Di Pisa, vista la convinzione della commissione che sia stato il La Barbera, si scatena la guerra fra le due fazioni. «8 gennaio 1963. Altro agguato a colpi di pistola contro Raffaele Spina, amico e fiduciario del Di Pisa, che rimane ferito. Secondo gli inquirenti il ferimento è ordinato dai La Barbera come ritorsione verso gli uomini del Di Pisa. 10 gennaio. Attentato dinamitardo contro la saracinesca di un deposito di acqua gassata di proprietà di Giusto Picone, esponente della famiglia della Noce, imparentato con Raffaele Spina, che provoca danni anche agli edifici circostanti. 17 gennaio. Scompare Salvatore La Barbera, probabilmente strangolato, e il suo cadavere seppellito. Viene ritrovata soltanto la sua Alfa Romeo Giulietta, incendiata, in un cantiere nei pressi di Santo Stefano Quisquina. Secondo Calderone, La Barbera è invitato da Cicchiteddu Greco in una riunione nella proprietà di Gigino Pizzuto, a San Giovanni Gemini. E lì è strangolato e fatto scomparire perché è ritenuto responsabile dell'omicidio di Di Pisa e dei tentati omicidi di Spina e Picone. 12 febbraio. Una Fiat 1100, risultata rubata e imbottita di esplosivo, salta in aria nei pressi della casa di Salvatore Cicchiteddu Greco, a Ciaculli, ferendo la sorella di Greco, ma senza fare vittime. Secondo le indagini dell'epoca, l'autobomba è preparata da Rosolino Gulizzi su ordine di Angelo La Barbera, in risposta alla scomparsa del fratello Salvatore. 7 marzo. 3 uomini armati irrompono nel mattatoio comunale di Isola delle Femmine e dispongono tutti i presenti spalle contro il muro, sotto la minaccia di mitra e pistole, ma vanno via subito perché si rendono conto che la persona che cercano non è presente. Secondo gli inquirenti dell'epoca, i 3 individui mai identificati agirono agli ordini di Cicchiteddu Greco, Cesare Manzella e Calogero Passalacqua, e la persona da loro ricercata è Antonino Porcelli, macellaio e gregario dei La Barbera, che quella mattina avrebbe dovuto trovarsi nel mattatoio. 19 aprile. Alcuni uomini, a bordo di un'automobile in corsa, fanno fuoco contro una pescheria in via Empedocle Restivo, in cui si trovano Angelo La Barbera e i suoi gregari, Stefano Giaconia e Vincenzo Sorce, insieme ai proprietari. Ma qualcuno sospetta vi fosse anche il Buscetta. Rimangono uccisi 2 uomini, tra cui il pescivendolo. Ci sono inoltre 2 feriti, uno dei quali era un semplice passante. Secondo le indagini, i mandanti dell'agguato sono Cicchiteddu Greco, Cesare Manzella e Calogero Passalacqua, capo mafia di Carini. 21 aprile. Viene ucciso Vincenzo D'accardi, detto Umuticeddu, mafioso del quartiere del Capo e ritenuto un gregario dei La Barbera. Secondo gli inquirenti dell'epoca, D'accardi è eliminato su ordine di Angelo La Barbera perché voleva dissociarsi dalle azioni del suo gruppo. 24 aprile. Assassinato Rosolino Gulizzi, elettrauto e gregario dei La Barbera. Secondo le indagini, Gulizzi sarebbe stato ucciso, sempre su ordine di La Barbera, perché è d'accordo con D'accardi.
26 aprile. A Cinisi. L'esplosione di un Alfa Romeo Giulietta rubata uccide Cesare Manzella, capo della locale famiglia, e il suo fattore Filippo Vitale che lo accompagnava. Secondo gli inquirenti dell'epoca, l'attentato è realizzato da Vincenzo Sorce e Salvatore Gnoffo, su mandato di La Barbera. Badalamenti prende le redini della cosca di Cinisi. 24 maggio 1963. In Viale Regina Giovanna, a Milano, vi è l'agguato contro Angelo La Barbera, il quale, mentre sta entrando in auto, viene raggiunto da alcuni sicari e colpito con numerosi colpi di pistola. Nonostante le ferite riportate, riesce a salvarsi, ma mentre è ricoverato in un ospedale milanese, viene arrestato, perché è ricercato da diversi mesi. La polizia sospetta che gli autori dell'agguato siano Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti ed altri mafiosi, i quali avrebbero tradito il La Barbera per passare con Cichiteddu Greco. 19 giugno 63. Duplice omicidio di Pietro Garofalo e Girolamo Conigliano, gregari della cosca dei Greco. Invitati a casa di Pietro Torretta per un chiarimento, i due sono colpiti con numerosi colpi d'arma da fuoco, che uccidono Garofalo sul colpo e feriscono Conigliano, il quale prova a salvarsi gettandosi dal balcone dell'abitazione, ma muore durante il trasporto in ospedale, mentre Torretta rimane ferito alle gambe a seguito della risposta al fuoco dei due. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Garofalo e Conigliano trovano in casa, oltre a Torretta, anche Buscetta, Cavataio e Francesco Di Martino, che gli sparano contro e poi si danno alla fuga, a seguito dell'intervento dei carabinieri. Sempre secondo questa ricostruzione, l'iniziativa è presa da Torretta e Buscetta, che cercano lo scontro con Cichiteddu Greco, perché non gli vuole cedere il posto che era stato della Barbera. 22 giugno. È il giorno dell'omicidio di Bernardo Diana, vice capo della famiglia di Santa Maria di Gesù e fedelissimo di Stefano Bontate, e quindi del suo alleato Cichiteddu Greco. Secondo notizie raccolte all'epoca dagli inquirenti, l'omicidio è compiuto da Buscetta insieme ai suoi amici Vincenzo Sorce e Pietro Badalamenti, su mandato di Torretta e Cavataio. Secondo Buscetta, i responsabili dell'omicidio sono in realtà Cavataio e il suo vice, Giuseppe Sirchia. 27 giugno. Viene ucciso in un agguato Emanuele Leonforte, esponente di spicco della cosca di Ficarazzi, legato a Cichiteddu Greco. Secondo i verbali della polizia dell'epoca, gli assassini sono Buscetta e Arturo Vitrano, sempre su incarico di Torretta e Cavataio. 30 giugno. Nel giro di poche ore avvengono due spaventosi attentati con autobomba. Il primo durante la notte a Villabate, in cui un Alfa Romeo Giulietta imbottita di esplosivo e abbandonata davanti all'autorimessa del boss mafioso Giovanni Di Peri, fedele alleato di Cichiteddu, esplode e uccide il custode Pietro Cannizzaro e il fornaio Giuseppe Tesauro. Alle ore 16 dello stesso giorno, un'altra Giulietta, imbottita di esplosivo, abbandonata in una terrazza in contrada Ciaculli, esplode ed uccide 7 uomini delle forze dell'ordine, che erano arrivati sul posto per disinnescare la bomba. La polizia, basandosi soprattutto su fonti confidenziali, attribuisce le 2 autobombe a Pietro Torretta, Michele Cavataio, Tommaso Buscetta, Gerlando Alberti e a altri mafiosi del loro gruppo. Buscetta e Calderone ritengono invece Cavataio come unico responsabile dei 2 attentati. Ma della strage di Ciaculli e della posizione ondivaga del Buscetta parleremo nella terza parte.